Benvenuti amici svapatori, ma soprattutto amiche svapatrici della vostra allegorica papilla assoluta. E dal vostro Emi. Oggi recensiremo un liquido a sorpresa che ci porterà la nostra Giulia. Un applauso. Ciao ragazzi! Che tutti già ben conosciuti. Un voto notissimo delle nostre recensioni. Tutto bene Giulia? Tutto benissimo, grazie. Perché c'è questa cosa di marshmallow? In tema. In tema? In tema dello svapo che proveremo oggi. In tema dello svapo, ma guarda che professionale questa ragazzi. È ancora single, quindi se volete. Cosa ci hai portato di buonissimo? Oggi vi ho portato il campfire. Della Challenge Bus per caso? Ma non so. E dici un po' Giulia, che cos'è questo campfire? Di solito lo dici tu. Di solito, ma quest'oggi invece lo dici tu. Pensa. Allora dai, visto che siamo in tema sono marshmallow intanto e poi, dato che sull'immagine c'è il fuoco, la montagna, esatto, è come essere in montagna, quindi il dolcetto tipico della montagna con i marshmallow, un po' di biscotto e cioccolato. Diciamo della montagna. Non c'è montagna. una montagna, ma lei è un fuoco, sulla scatola, è il c'è la fuoco, sì, sulla montagna, scatola, c'è la montagna, sì, anche un po' nella sua testolina. Esatto. Comunque, va bene, il campfire è marshmallows e tante altre cose che poi andate a leggervi voi, 70-30, mix and vape. Non sei molto tecnico. No, vabbè, leggetelo comunque perché non c'è modo di dirvelo perché ci sono troppi ingredienti e me li sono dimenticati. Poi doveva dirlo Giulia e non l'ha detto. Comunque andiamo subito ad annusare questo campfire. Sarà sbruciacchiato. Visto? Un pochino. Senti il fuoco? Ragazzi, se c'è qualcuno laureato da poco anche in psicologia, Vedi perché sono team Emi? Vedi? perché capite è uguale. Io sento si sente il dolce, si sente un po' di cioccolato, si sente un po' la cannella. Diciamo che si sente un po' tutto. Si sente tutto. Si sente tutto. Sì. No? A parte la montagna. A parte la montagna che non è che si senta tanto. Comunque il campfire dovrebbe essere tipo degli s'mores, che sono dei dolci tipici canadesi o nordamericani che vengono fatti poi il cioccolato si sente. No, si sente. Si sente anche sì, un po' lo sbruciacchettino. Si sente un po' da bruciato, non so cosa sia che gli dà questo. Il marshmallow è bruciato giustamente sul fuoco che c'è giusto in montagna. Sì, esatto. Andiamo a digito papillarlo, come sapete la prova digito papillare che vedete qui è l'unica riconosciuta in tutto il territorio mondiale, ma è molto dolce. È dolcissimo. Perché con la faccia? No, molto dolce, però viene fuori anche un po'. Cosa viene fuori? Lo sbruciacchiato che Lo sbruciacchiato, l'ho detto, è stato sbruciacchiato anche alla digito Mi papillare. piace di più l'olfatto, Diciamo che tutto il dolce che lasciava presagire l'olfatto viene un po' camuffato dallo sbruciacchiato alla prova digito papillare. Ma non interessa la prova digito papillare? Relativamente. Ci interessa quella olfattiva? Interessa svappare, solo visto che dobbiamo svappare come dei draghi e fare dei nuvoloni, giusto? Giusto. Su cosa svappi? Ah, ma sei attrezzatissima, che carina. Svappiamo sempre nicotina zero. Zero. Beh, a me non dispiace, mi ricorda un altro liquido che, un attimo che chiedo, sì, si può dire? Allora, mi ricorda un po' lo s'mores della Loaded. Un pochino me lo ricorda, però sente meno la cannella. questo lo preferisce, qualcuno in studio che fa così, ma quel qualcuno è quello che avete visto anche già nelle recensioni, quello dietro al mare, La papilla svenuta. che ha la papilla proprio svenuta, cioè non ce le ha purtroppo, ha una lingua piatta, liscia e non sente una fava. Bene, comunque ricorda appunto il liquido che vi dicevo prima, si sente la cannella poco e questa cosa non mi dispiace perché alle volte la cannella tende un po' a deatomizzare i testicoli. No, sì, non si può dire, tecnicamente si può dire. E il cioccolato non si sente tanto e anche questa è una cosa che mi piace molto perché il cioccolato nei liquidi purtroppo non fa impazzire. Un po' il dolciastro del marshmallow. Si sente molto il dolce del marshmallow e comunque si sente lo sbruciacchiatino, posso dirlo? Sì. Tu l'hai assaggiato? Sì, sì. È vero Il marshmallow quando lo fai sul fuoco. Sì, no, infatti, rispecchia perfettamente la descrizione. Secondo me è molto buono, è equilibrato, complesso perché si sentono una cifra di
di aromi, tanti sapori si sentono, sia l'inalazione che l'esalazione. A tratti, l'unica cosa che a tratti è leggermente blando, cioè se fosse un pochino più carico, Giulia. Sì, lo stavo dicendo anch'io, è vero. Sa da poco, dici? Beh, rispetto ad altri liquidi effettivamente sa. Però è buono, è È piacevole. molto buono. È piacevole. Io questo lo svaperei tutto il giorno. Sì, no. Volentieri. Tu cosa dici? Lo svaperesti? Lo svaperei, sì. Ah, brava! Che voto dai a questo campfire? 6,5, non troppo, dai. Pensavo di Sì, più. no, non più. Io gli do un 7, dai. 7? Un 7. Io gli do non mi dispiace. anche un 7,5 gli do al campfire, sì. Quindi tu gli dai 6,5, tu 7, 7,5. Quindi Voto medio direi che è anche 7, dai. anche senza l'incipit è proprio un bel 7. Gli diamo un 7 così, decido io, la papilla solo sono io, quindi decido il voto da dare al nostro liquido. Vi ricordo sempre, Giulia, visto che siete del team Eminem, l'ultima volta qui vicino, allora di mettere un bel mi piace, iscrivervi e quant'altro, commentare tutto quello che volete sul canale della papilla assoluta, mettete anche mi piace alla pagina Facebook di Joe Spapo. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima recensione e vi salutiamo sempre con un caloroso ma soprattutto vaporoso abbraccio. Ciao. Ciao. Ho voluto finale. Ho voluto finale. Ah, il rutto ci sta.